Prova, prova, prova. Perfetto. Iniziamo. Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale immergendoti nella lingua. Oggi vi voglio parlare di una cosa interessante. Vado a prendere un libro che ho qui nella mia libreria, che questa libreria è vera, né? Perché spesso mettono gli sfondi. Questa è una libreria vera, visto? Ci sono davvero i libri. Fra l'altro questo è un libro a cui tengo tantissimo perché ce l'ho tipo da quando facevo il liceo. Vi faccio vedere una cosa. 14.000 lire. 14.000 lire. Calcolate che le lire non esistono più dal 2002, da quando hanno messo l'euro, quindi questo libro ce l'ho veramente dal liceo, da prima dell'università. E è La scoperta di Troia, di Heinrich Schliemann. E questo è un personaggione, a me ha sempre affascinato questo personaggio. Allora, lui non era un linguista, era un archeologo con una storia interessantissima perché si è fatto tutto da solo, cioè lui non era ricco, lavorò anche come garzone in un negozio per mantenersi e aveva questo desiderio di riuscire e di inseguire il suo sogno che era quello di ritrovare la famosa città di Troia di cui aveva letto nell'Iliade e divenne poi un commerciante, divenne molto ricco e all'età di 36 anni si ritirò dal commercio per andare a inseguire il suo sogno di andare a fare questi scavi e lui con l'Iliade sotto braccio, seguendo quello che diceva l'Iliade, ritenne di aver trovato dove si poteva trovare la città di Troia. Andò lì, che era la pianura di Hissarlik. Adesso non è un video di tipo storico, archeologico, quindi non mi soffermo su queste cose, ma è solo per farvi capire il personaggio, ecco, c'è un personaggio super affascinante. E arriviamo al dunque, lui in questo libro, lui non è un linguista, però in questo libro a un certo punto spiega anche come fa lui a imparare le lingue, cioè lui si impara il latino e il greco da solo, impara proprio a scriverli, a parlarli, come se fossero lingue vive, e lui, fra le varie cose, si mise anche a imparare le lingue straniere, decise che voleva imparare le lingue straniere e si creò un suo metodo per imparare le lingue. Ma la domanda che potreste farmi è perché a me e a voi dovrebbe interessare come imparava le lingue un archeologo del 1800 che neanche era un linguista? Beh, ci interessa perché questi personaggi così, questi geniacci, chiamiamoli così, no? Sono persone che sono dei grandissimi, in inglese li chiamerebbero achievers, cioè sono persone che quando si mettono in testa una cosa la raggiungono e trovano i modi per arrivare a tutto quello che vogliono, modi ingegnosi perché sono personaggi fuori dal comune, personaggi che ragionano fuori dagli schemi. Adesso vi leggo il passaggio e dopo lo commentiamo. Per migliorare la mia posizione, mi dedicai a un alacre studio delle lingue moderne. Alacre vuol dire intenso. Il mio stipendio annuo ammontava a soli 800 franchi, metà dei quali spendevo per gli studi. Con l'altra metà provvedevo piuttosto stentatamente vuol dire a malapena, facendo fatica, a mantenermi. La mia abitazione, che mi costava 8 franchi al mese, era una miserabile soffitta priva di riscaldamento, dove l'inverno tremavo dal gelo ed d'estate soffrivo per il calore rovente. Per prima colazione mangiavo una farinata di segala. Il pasto di mezzogiorno non mi costava mai più di 16 pfennighe. Ma niente, sprona allo studio, sprona vuol dire incita, invoglia, sprona allo studio più della miseria e la certezza di liberarsene col lavoro intenso. Io avevo in più il desiderio di mostrarmi degno di Minna, che era la ragazza che gli piaceva, che suscitava e alimentava in me un coraggio invincibile. Così mi gettai con particolare zelo sullo studio dell'inglese e qui la necessità mi fece inventare un metodo che facilitava notevolmente l'apprendimento di qualsiasi lingua. Questo semplice metodo consiste in questo. E adesso ci spiega.
Innanzitutto si legge moltissimo a voce alta, non si fanno traduzioni, si prende una lezione al giorno, si scrivono continuamente composizioni su temi che ci interessano, si correggono sotto la sorveglianza dell'insegnante e si imparano a memoria. E alla lezione successiva si ripete ciò che è stato corretto il giorno prima. La mia memoria, non più esercitata dall'infanzia in poi, era debole, ma io approfittavo di ogni momento e rubavo persino il tempo per imparare. Per acquistare al più presto una buona pronuncia, tutte le domeniche assistevo 2 volte alla messa nella chiesa inglese e ascoltavo la predica ripetendone a voce bassa ogni parola. Quando andavo a fare le commissioni, portavo sempre un libro in mano, anche se pioveva, e imparavo qualche cosa a memoria. All'ufficio postale, mentre aspettavo, non stavo mai senza leggere. Così rafforzai a poco la memoria e dopo solo 3 mesi, in tutte le lezioni quotidiane, potevo facilmente ripetere la lettera ai miei insegnanti, Mr. Taylor e Mr. Thompson, 20 pagine a stampa di prosa inglese, dopo averle lette attentamente per 3 volte. Raccomando questa pratica a tutti. Nello spazio di 6 mesi riuscii così a imparare a fondo la lingua inglese. Poi impiegai lo stesso metodo per lo studio del francese, che arrivai a padroneggiare nei 6 mesi che seguirono. Ora, attenzione ragazzi, non vi sto spiegando questo metodo di Schliemann perché dobbiamo copiare il suo metodo, ma il metodo che utilizzava Heinrich Schliemann è interessante perché è un metodo indubbiamente basato sull'approccio naturale. Qual è la differenza fra approccio e metodo? È che l'approccio è, come dire, la visione generale, la visione d'insieme, il fatto che si possa e si debba imparare una lingua, acquisire una lingua in modo naturale e induttivo. Il metodo, o i metodi, perché sono tanti i metodi, vengono sviluppati a partire dall'approccio. Quindi, quando noi abbiamo capito che vogliamo imparare la lingua con l'approccio naturale, quindi noi dovremmo parlare sempre di approccio naturale, a meno che stiamo parlando di un metodo specifico, quindi fai così, così, così e così, questo è un metodo, no? Mentre invece quando dico imparare la lingua in modo naturale, acquisirla e non studiarla, tutte queste cose sto parlando di approccio naturale. Sembra una sottile differenza linguistica, ma invece è una differenza proprio concettuale importante. Perché? Perché quando noi abbiamo capito l'approccio, non dobbiamo seguire in modo pedissequo. Pedissequo vuol dire no, proprio passo passo, uguale, copiando il metodo di un altro. Possiamo sviluppare, possiamo e dobbiamo sviluppare il nostro metodo, quello che funziona meglio per noi, per come siamo fatti noi, per la nostra motivazione, per il tempo che abbiamo, siamo tutti diversi, no? Quindi capiamo l'approccio e sviluppiamo il metodo. Oggi noi stiamo guardando il metodo di Schliemann perché secondo me contiene tantissimi punti interessanti che adesso andiamo a vedere bene nel dettaglio. Allora ragazzi, punto numero 1, la motivazione. Quando lui dice, e vado a leggere, ma niente sprona allo studio più della miseria e la certezza di liberarsene col lavoro intenso, no? Io avevo in più il desiderio di mostrarmi degno di Minna, che suscitava, alimentava in me un coraggio invincibile. Quindi ragazzi, qui c'è di mezzo una ragazza, c'è di mezzo una donna, quindi motivazione a 1000, motivazione alle stelle, no? La motivazione, io ho fatto proprio un video intero sulla motivazione, andate a vederlo quel video perché è super importante. La differenza fra motivazione e costanza, che per imparare le lingue è fondamentale avere costanza, ma la costanza ce l'hai solo se la motivazione è vera ed è solida, perché la costanza da sola non vuol dire niente, costanza vuol dire continuare a fare le cose, sì, però se tu non hai la motivazione ti stanchi, dopo un po' lasci perdere, quindi prima della costanza è la motivazione. In sostanza, ecco, adesso vi ho riassunto tutto quel video, quindi non andate più a vederlo, va bene, pazienza, meglio per voi.
Si legge moltissimo, questo moltissimo lo voglio sottolineare perché io continuo a ripeterlo, quando ragazzi impariamo la lingua con il metodo naturale, occorre una quantità massiva, enorme di esposizione alla lingua, di input e di output, quindi sia ascoltare la lingua, sia produrre la lingua. E quindi questo moltissimo vuol dire proprio questo, si legge moltissimo a voce alta. Leggere perché, perché leggere è innanzitutto un'abilità separata rispetto all'ascolto e leggere un testo scritto attiva molto il cervello è concentrato quando deve leggere un testo e sviluppiamo quindi anche questa abilità separata. E poi lui dice a voce alta, anche questo aiuta tantissimo. Tu acquisisci più velocemente la lingua, ti abitui ai suoni e ti abitui a sentire intere frasi in quella lingua. C'è tutta la famosa teoria dei chunks di cui vi ho parlato in un altro video, poi magari ci torneremo, no? Quindi la lingua vista come pezzi, non come singole parole. Il tuo cervello si abitua a sentire questi pezzi e oltretutto abitui anche il tuo apparato fonatorio a produrre i suoni di quella lingua, che a seconda di qual è la vostra lingua di provenienza può essere più o meno facile o difficile. Non si fanno traduzioni e questo è fondamentale. Non si fanno traduzioni vuol dire no al metodo grammaticale traduttivo, sì al metodo naturale, cioè no a studiare la lingua, sì ad acquisire la lingua. Sono due cose totalmente diverse. Una lingua si acquisisce, cioè in modo induttivo noi andiamo a interiorizzare quella lingua, il che vuol dire non avere un intermediario, non avere la traduzione che ci fa da interprete, perché noi dobbiamo associare direttamente il concetto, l'idea, la sensazione alla parola, al suono della lingua target e questo crea un apprendimento più immediato ma molto molto più forte e istintivo perché io non devo andare tutte le volte ah sì bicchiere bicchiere vuol dire glass no bicchiere il mio cervello pensa subito al contenitore fatto di vetro dove metto dentro l'acqua perché non è solo il tempo che tu perdi a fare la traduzione nella tua mente ma il problema grave è che se fai così tu non hai collegato direttamente il concetto alla parola e al suono. E quindi tu in realtà non hai interiorizzato la lingua, non l'hai acquisita, stai traducendo. Poi lui dice, si scrivono continuamente composizioni su temi che ci interessano. E anche qui, cioè, a me fa anche ridere ragazzi perché lui è questo geniaccio qua, questo è un genio. Lui ti butta lì così in una frasettina tre concetti che in realtà sono concetti fenomenali su cui noi potremmo stare a parlare altro che 20 minuti del video. Cioè, allora, si scrivono continuamente composizioni su temi che ci interessano. Scrivere cosa vuol dire? Scrivere vuol dire produrre la lingua in modo attivo, no? Quando io vi dico parlate in italiano, no? Perché spesso si dice ah, capisco ma non parlo. È normale perché con una lingua straniera che stiamo imparando, un conto è quando sentiamo una parola e magari anche col contesto riusciamo a capirla, però tutta un'altra cosa è quando devo dire io quella parola, no? E non ce l'ho bene, perché per avercela bene devi averla magari sentita 100 volte e averla usata 100 volte, perché è molto più facile ascoltare, è qui che sta la fregatura, quando noi impariamo una lingua con il metodo naturale, eh, ci viene spesso la tentazione, e anch'io faccio mea culpa, no? In latino si diceva mea culpa, cioè mi autoaccuso di questo, anch'io faccio questo, ho questo difetto. Ci viene molto meno naturale metterci lì e parlare, scrivere, eccetera, no? Ma perché? Perché costa molta più fatica. Almeno io vedo che per me è così, ecco. Quindi passo molto più tempo ad ascoltare di quanto io ne passi a parlare e a scrivere. E questo poi fa sì che andiamo a dire, ah, capisco tutto ma non parlo. Però è per dire che appunto quando lui dice di scrivere continuamente, è vero, bisogna farlo questo sforzo. Su temi che ci interessano però, cosa vuol dire? Vuol dire che proprio per il discorso della motivazione
è fondamentale non fare esercizi noiosi solo perché dobbiamo imparare l'italiano. Cerchiamo sempre, sia quando ascoltiamo sia quando parliamo, di parlare e di ascoltare riguardo a cose che davvero sono interessanti per noi, cioè i nostri hobby, le nostre passioni, i nostri interessi. Riguardo al discorso di leggere, poi c'è anche un altro aspetto, ragazzi, importante, che leggere equivale a attingere, apprendere da un modello di lingua che normalmente, a meno che andiamo a leggere spazzatura, però sto dicendo leggere, quando dico leggere intendo libri, intendo contenuti, no, in un italiano corretto, preciso, perché si tratta di libri scritti da autori, ecco. In questo caso leggere vuol dire attingere da un modello di lingua più alto rispetto al parlato, più corretto, più preciso, con un registro linguistico meno colloquiale, di solito più formale, e quindi leggere vuol dire in quel momento stare facendo esercizio con un modello alto della lingua. E non a caso le persone che leggono molto, di solito, anche nella propria lingua nativa, banalmente, le persone che leggono molto sono anche persone che parlano poi molto meglio. Poi lui dice, si correggono sotto la sorveglianza dell'insegnante e si imparano a memoria. Si correggono sotto la sorveglianza dell'insegnante, cioè questo è un problema che noto spessissimo, cioè che specialmente quelli di noi più estroversi, quelli che non hanno paura a parlare, a un certo punto imparano un pochino a parlare l'italiano, raggiungono una sorta di plateau dove non vanno più avanti, non migliorano più, si sentono sicuri di se stessi e parlano in modo sicuro, però con tantissimi errori e continuano a fare sempre gli stessi errori, nessuno glieli corregge, perché quando siete adulti difficilmente qualcuno vi corregge, no? Suona anche un po' così sgarbato correggere qualcuno. Io stesso che insegno l'italiano tante volte cerco di correggere, ma sempre con molta delicatezza, non in modo diretto. Quando lui dice invece correggere sotto la sorveglianza dell'insegnante, vuol dire che tu devi avere sempre il modello di riferimento della lingua corretta ed è fondamentale che voi facciate questo, cioè guardare spesso al modello e man mano correggere tutti i piccoli errori che fate fino a che ne fate sempre di meno e si imparano a memoria. Questa è una cosa difficile soprattutto per i più giovani, no? Perché una volta, ricordate a scuola, no? Ci facevano imparare a memoria le poesie, eccetera. Oggi si è persa molto questa cosa, i giovani non hanno più memoria, è tutto molto più veloce, hanno tutte le informazioni sempre a disposizione velocemente e non hanno più la memoria allenata come avevano i nostri genitori, i nostri nonni. E Schliemann è nel 1800, quindi è una testimonianza, no, di come imparare le cose a memoria era un'ottima tecnica per apprendere e ricordare le cose molto più velocemente. Ma in questo caso nella lingua imparare a memoria non vuol dire le flashcards, cioè non imparate a memoria le singole parole. Lui si imparava a memoria proprio le frasi e i testi interi. Questo è totalmente diverso, perché vuol dire che lui imparava a memoria tutti i famosi chunks di cui vi parlavo prima, no? I pezzi e il contesto intero. Io le flashcards, sì, cioè, non voglio dire che sono contro le flashcards perché non è vero, anche quello possono essere uno strumento per qualcuno, a volte le ho usate anch'io in realtà. Però no, non mi piacciono molto nel senso che con le flashcards si perde tantissimo del contesto, è una cosa meccanica, noiosa, è molto meglio imparare le parole in contesto. E alla lezione successiva si ripete ciò che è stato corretto il giorno prima. Questo è fondamentale, no? Gli antichi latini dicevano repetita juvant, no? In latino, cioè le cose ripetute, ripetere le cose aiuta. Anche oggi proprio ci sono degli studi scientifici sull'apprendimento che dimostrano come studiare una cosa e poi ripeterla dopo un certo periodo, addirittura in questi studi si va anche a vedere dopo quanto tu dovresti ripassare la cosa, dopo un giorno, dopo 2 giorni, ci sono diverse teorie al riguardo, però senza addentrarci troppo nei dettagli, il concetto è che studiate una cosa
cioè fate un esercizio, leggete un testo, eccetera, e dopo un certo tempo, il giorno dopo 3 giorni, lo ripassate e aiuta tantissimo, 10 volte di più, a ricordarvi quella cosa rispetto a che se voi non aveste fatto quel ripasso. Però non subito. Cioè, se ascoltate un video oggi, non ripassatelo subito dopo averlo ascoltato. Fate passare un giorno, due, fate decantare la cosa, no? Fatela macerare. Questi sono tutti termini che si utilizzano in italiano e sono metafore prese, no? Dal mondo, ad esempio, vinicolo, no? Decantare vuol dire lasciar riposare, no? Macerare, no? Lasciare lavorare la cosa e dopo la riprendete il giorno dopo 2 giorni e funziona molto di più rispetto a ripassare subito. Poi dice, per acquistare al più presto una buona pronuncia, tutte le domeniche assistevo 2 volte alla messa nella chiesa inglese e ascoltavo la predica ripetendone a voce bassa ogni parola. Cioè questo qua si ascoltava 2 volte alla messa tutte le domeniche, è un genio ragazzi. E poi a voce bassa ripeteva ogni parola, cioè faceva shadowing ragazzi, no? Quello che oggi si chiama fare shadowing. Non aveva YouTube, ma siccome era un genio aveva trovato il modo di cavarsela ugualmente. Oggi probabilmente si sarebbe iscritto al mio canale o quello di qualcun altro, ce ne sono tanti in realtà. Poi dice, quando andavo a fare le commissioni portavo sempre un libro in mano, anche se pioveva, e imparavo qualche cosa a memoria. Non aveva lo smartphone, no, come abbiamo noi oggi, però si ingegnava, si portava dietro un libro e trovava il modo di fare cosa, di sfruttare tutti i ritagli di tempo. Perché? Perché imparare una lingua nel metodo naturale, lo diciamo per la miliardesima volta, richiede un'esposizione massiva, richiede una grande costanza e il metodo migliore, se siamo adulti, se siamo impegnati, se abbiamo tante cose da fare durante la giornata, è sfruttare tutti i ritagli di tempo come possiamo. E lui anche questo si era inventato di fare, no? E infine dice, nello spazio di 6 mesi riuscii così a imparare a fondo la lingua inglese. Poi impiegai lo stesso metodo per lo studio del francese che arrivai a padroneggiare nei 6 mesi che seguirono. Quindi lui dice come tempo medio, poi padroneggiare, allora diciamo che Schliemann era un personaggio anche molto molto sicuro di sé, uno molto diciamo no, da prendere un po' con le pinze in quello che dice. Prendere con le pinze in italiano no, vuol dire prendere, i latini dicevano cum grano salis, prendere un attimino non tutto alla lettera, non credete tutto alla lettera a quello che diceva, ecco. Perché questi personaggi sono dei geni, ma tendono anche un po' magari ad amplificare le cose a volte, no? Però ci sta, 6 mesi può essere un tempo giusto non per padroneggiare la lingua, qui bisogna capire appunto cosa intende lui per padroneggiare. Con il metodo naturale, secondo me, 6 mesi sono il tempo per arrivare a un B1, poi dipende molto dalla lingua di partenza, però grosso modo ecco, si può in 6 mesi avere una lingua diciamo parlata in modo decente, che tu puoi andare, nel vostro caso potete venire in Italia e potete fare qualche chiacchierata con gli italiani e interagire, ecco. E la grammatica, ragazzi, non vi ho parlato della grammatica. Heinrich Schliemann non era contro la grammatica, aveva una visione molto particolare della grammatica, però non ve ne parlo oggi, perché questo è un argomento che mi preme molto, ve ne parlo in un prossimo video e quindi ragazzi se avete paura di perderlo iscrivetevi e cliccate sulla campanella perché quando io poi produco quel video e lo pubblico vi arriva la notifica perché quel video credetemi sarà oro colato per voi quindi mi raccomando iscrivetevi e mettete la campanella perché non dovete perdervelo quel video davvero. Quindi ragazzi è chiaro che il metodo di Schliemann, che è uno dei possibili metodi ispirati all'approccio naturale, eh, ma è un metodo a cui lui è arrivato da solo nel 1800, quando era totalmente controcorrente, perché il 1800, specialmente in Germania, è proprio il secolo, per chi ha studiato un po' queste cose, della grande scuola filologica tedesca
dove proprio era in auge il metodo grammaticale traduttivo, no? Nelle università, questi ambienti accademici dove si sezionava la lingua in tutti i modi possibili, no? Che ha prodotto anche grandi cose, intendiamoci, per chi studia la lingua, no? Quindi è stato un secolo d'oro per la filologia, però questo approccio poi purtroppo ha creato anche, secondo me, ha creato anche cose negative perché poi ha portato anche nelle scuole questo metodo grammaticale traduttivo. Ancora io al liceo facevo così, ci insegnavano a studiare la lingua con il metodo grammaticale traduttivo. La cosa però che mi interessa adesso da voi, che è fondamentale, è ditemi nei commenti, scrivetemi nei commenti, voi se c'è una cosa in particolare che avete trovato e che per voi è particolarmente utile nel metodo, nel vostro metodo che avete sviluppato. Io immagino che tutti voi in qualche modo vi siate costruiti un po' il vostro piccolo metodo, no? Ognuno di noi fa così. Magari oggi, tra l'altro, anche qui, perché poi mi vengono in mente le cose mentre parlo, vado a braccio, si allunga il video, però sono anche cose interessanti su cui ragionare. No, io mi accorgo che quelli un po' più anziani, ma neanche anziani, quelli un po' più su di età, mi ci metto anch'io, diciamo, no? Quelli che non appartengono, diciamo, alle generazioni proprio più giovani, i ragazzi di oggi, siamo molto stati educati a imparare le cose in modo organico, metodico, con dei corsi formali, mentre oggi i ragazzi imparano molto di più con quello che in inglese si chiama trial and error, cioè con il metodo prova e sbaglia, no? Ma lo vedete anche, non so, con l'informatica, con i computer, con i telefonini, no? Quando una persona anziana vuole imparare a usare il telefonino, va a cercare il corso. Quando il ragazzino vuole imparare a usare il telefonino, lo prende in mano e in italiano diciamo smanetta. Smanetta vuol dire inizia a giocarci, fa, toccaccia, sbaglia, prova e impara. Imparare tramite il metodo trial and error, no? Sbagli e ripeti fino a che trovi la tua strada. Io adesso sto imparando molto a fare così, nell'apprendimento anche ad esempio delle lingue nuove che sto studiando e quindi provo i vari metodi, sempre ispirati all'approccio naturale, perché è quello in cui credo, e poi trovo quello che funziona bene per me. Quindi mi interessa capire voi, nel metodo, nelle varie prove che avete fatto, scrivetemelo nei commenti, se c'è anche una sola cosa che avete visto che per voi funziona molto bene. Quindi ragazzi, ecco, trasformiamo questa sezione dei commenti in qualcosa di prezioso per tutti noi, anche per me, perché non si finisce mai di imparare, assolutamente. Quindi ragazzi, mi raccomando, scrivete perché voglio saperlo e alla prossima. Ciao!